Ora che hai visto la manutenzione in campo, vorrei mostrarti la manutenzione straordinaria e la sostituzione di lama e controlama sulla forbice Magma E35 TP. Iniziamo subito. Ti avviso, per comodità io ho già rimosso tutte le viti della scocca, ma è importante che prima di tutto tu rimuova le lame. Quindi, le prime due viti da rimuovere saranno quelle del coperchio. Dopo aver rimosso il coperchio, utilizza le brugole incluse nel kit e la chiave per smontare il bullone centrale. La vite è una vite standard con filettatura a destra. Mentre il bullone ha la filettatura al contrario, a sinistra, quindi si svita in questo senso qui. Rimuovo la rondella di bloccaggio e quella con i cuscinetti a sfera. Dopodiché rimuovo l'ingranaggio lama e la lama. Per sostituire invece la controlama devi girare e a questo punto con l'ausilio di un cacciavite più piccolo rimuovi il tappino di gomma di protezione e con la brugola più grande vai a svitare questo bullone. Questo anche è un bullone a filettatura inversa. Per velocizzare passeremo direttamente al prossimo passaggio. A questo punto, se devi intervenire all'interno della forbice, puoi andare a rimuovere tutte le viti della scocca che io ho già tolto. Procedi lentamente per evitare di rovinare o rompere i componenti interni. Come puoi vedere sul retro abbiamo i contatti della batteria. Questi per essere sostituiti necessitano di dissaldare i cavi e risaldarli nuovamente. Questa è la scheda di controllo della forbice ed è il cervello della nostra macchina. A questa sono collegati lo schermo LED che puoi facilmente sostituire rimuovendo la clip in fondo ai cavi e il motore. Anche questo è rimovibile dissaldando i cavi. Qui abbiamo il tasto di accensione che si può semplicemente spostare e qui sotto abbiamo il vero e proprio interruttore. Ti faccio vedere nel dettaglio la parte del retro dove abbiamo la scheda di controllo. Qui vado a rimuovere i contatti della batteria, sollevo lo schermo e vado a muovere anche la scheda di controllo. Come puoi vedere, i cavi di alimentazione del motore sono saldati sulla scheda, mentre i cavi di controllo del motore sono rimovibili tramite la clip posta in fondo al cavo. Puoi rimuovere anche il tasto di accensione tramite la clip e qui abbiamo i contatti che vanno al sensore del grilletto. Anche lo schermo LED può essere sostituito andando a sganciare questo cavo. Reinserisco tutto e andiamo avanti. Ora ti faccio vedere un'operazione molto importante, la sostituzione del sensore del grilletto. Iniziamo svitando questa piccola vite. Bene, il sensore del grilletto è libero. Ora devo solamente sganciarlo dalla scheda di controllo, quindi tiro fuori delicatamente tutti i pezzi cercando di evitare di tirare dei cavi e una volta identificato il cavo del grilletto lo sgancio. Posso andare quindi a sostituirlo con un nuovo grilletto. Nel caso in cui debba sostituire il grilletto invece del sensore, prendo la brugola più piccola e vado a svitare questa vite. Fai molta attenzione a non perdere la molla quando sostituisci il grilletto, quindi ti consiglio di appoggiarci sopra un dito per evitare di perderlo.
A questo punto, se fosse necessario sostituire il motore, potresti andare a dissaldare i cavi, a scollegare il cavo di controllo principale e a rimuoverlo completamente. Siamo arrivati in fondo, quindi direi che possiamo ricominciare a riassemblare la forbice. Ti ricordo che tutti i componenti che abbiamo visto finora, quindi la schermo LED è un ricambio a sé che puoi trovare a catalogo, la scheda di controllo è un altro ricambio che trovi assieme al tasto di accensione e anche i connettori batteria sono un ricambio. Anche il motore assemblato per intero è un ricambio a sé stante e come ricambio ulteriore troverai il grilletto munito di sensore. Ricordati di svolgere con molta calma questi passaggi perché hai tra le mani un sacco di fili e potresti rischiare di romperli o di staccarli. Quando vai a richiudere la forbice, stai molto attento che non ci siano cavi in mezzo, per evitare di schiacciarli. E se senti della resistenza nel chiuderla, fermati e controlla che tutti i pezzi siano al posto giusto. A questo punto è necessario riposizionare tutte quanti le viti, che vanno tirate in maniera adeguata con il cacciavite. Per semplificare passerò direttamente al passaggio successivo, ovvero il riassemblaggio della lama. Quando andiamo a sostituire la lama è sempre importante applicare del grasso. Puoi usare il grasso Stoker 9083. Questo è ideale per ingrassare gli ingranaggi della tua forbice. Quindi, partendo dall'ingranaggio lama, applico del grasso sul pignone del motore e sull'ingranaggio. Riassemblo la lama con l'ingranaggio e vado a posizionarla. Anche qui, prima di andare a riposizionare tutte le rondelle, conviene dare un piccolo punto di ingrassaggio. Riposiziono la rondella con cuscinetti a sfera e la rondella di bloccaggio. Il dado, che ti ricordo essere a filettatura inversa, quindi si avvita in senso antiorario. Lo blocco con la chiave e vado a posizionare l'ultima vite di bloccaggio. A questo punto rimontiamo l'ultimo pezzo, ovvero il coperchio. E una volta posizionato vado a chiuderlo con le sue viti. Una volta finita l'operazione è importante verificare che tutto sia andato a buon fine ricollegando la batteria e facendo una prova di taglio. Ora che hai visto anche la manutenzione della forbice, scegli
se vuoi vedere altre funzionalità di questo prodotto, se vuoi vedere qualcosa riguardo agli accessori per la potatura con le forbici elettriche o se vuoi scoprire come trovare altre informazioni su questo prodotto.